Amici, un saluto da Jacklone e Max, bentornati con il leggendario tutorial del nostro eroe aspirante che ci guiderà come gladiatore, ci guiderà nelle basi di questo gioco. Io ringrazio gli amici e le amiche che stanno seguendo questa guida e devo dirlo, è interessantissimo. Adesso abbiamo tante cose da imparare, devo spostare la webcam perché ci serve ovviamente la chat. Questa è una parte dove si impara a scrivere, è una brutta parola. Mettiamoci ad esempio 6, no, non ci metto 6, ci metto parti così nessun altro lo legge, e devi fare /me, praticamente usare la chat, è una delle missioni dove si usa la chat questa, e si parla con i simpaticoni qua e li si convince, ecco vedi, con parti nessun altro in città legge quello che scrivete, quindi potete farlo tranquillamente. Cioè, se usate parti, a meno che il gioco non dica specificamente di mettere 6, questa è importantissima questa cosa qua. Ad esempio abbiamo 6 che ti fa dire le cose a volume basso, abbiamo parti che ti fa parlare con i membri della tua squadra, anche se sono persone che non conosci, che vengono reclutati nelle missioni, ma lo capirete però poi quando sarà il momento. Alliance serve per gli Alliance Ride, ce ne sono un bel po' nel gioco. Yell, urlate a tutti, non usatelo, ragazzi, non usatelo, a meno che non avete una gilda da spammare, una free company da spammare, perché già quello è brutto. E shout, ovviamente, è la stessa cosa. Urli, sono due cose. Yell forse va bene per l'alleanza, diciamo, in un certo senso. Poi Tell è privato, magari scrivi il nome di una persona e li comunica con quella persona lì. Free company invece è quando avete accesso a una free company, potete entrare qua. E poi c'è Novice Network, che invece è legato alla network dei novizi, degli sprout, come vengono chiamati, quelli come questo personaggio che è nuovo, e si può essere invitati o si può chiedere a un moderatore, sempre se è dentro, di ottenere accesso. Ha i suoi vantaggi, devo dirlo, ha i suoi vantaggi, ma non è un gruppo che sarebbe nato per chiacchierare, cioè non sono i vostri amici di quartiere, diciamola così. Molti lo usano così per chiacchierare, dire ciao, come va, queste cose qua, però ripeto, non è quello lo scopo principale, però è utile perché se avete delle domande, e sicuramente qualche domanda l'avrete, vi dà una mano. Bene, andiamo avanti, parliamo con questi Marauder e vediamo di convincerli a smettere di rompere le scatole. Ok, insomma, poi c'è un po' di rivalità, gladiatori e paladini, c'è un po' di rivalità, ovviamente, Va bene, andiamo a parlare con questo personaggio. Paramur, diciamo che il gladiatore a livello di trama non è la cosa più emozionante del mondo, è una fra le peggiori, dire il vero. Ancora che questo qua, devo dire. Però vedi che alla fine li sfidi e scappano via. Con chi credi parlare, verme? Io sono Farmuld Driven. Ecco qua, sono un Bloody Marauder, non mi credi? Combatterò con l'ascia. Oh, forse finalmente decidi di combattermi. Va bene, sono sempre pronto. Jackolax, il nostro eroe, l'elfo scuro. E qua compare un altro personaggio della quest dei gladiatori. Questi personaggi fino al livello 30 del gladiatore sono incredibilmente importanti, hanno la loro missione e sono esclusivi del job. Questo personaggio non lo vedi in altre missioni. Ma vedi, questo qua non ha problemi a guardarlo in faccia, ti spacco il teschio con la mia ascia, gli dice questo qua. Non ha paura. Il Marauder è una bella classe, bisogna metterlo, usi l'ascia e diventi un guerriero, poi quindi è quello che sta all'Insa lo Minsa. Molti iniziano da Marauder per diventare guerrieri. Lo sai, non sono mai stato uno che sta dietro a guardare. Posso unirmi anch'io? No. Ok, insomma. E qui insomma, questo cioè ve lo spiego così per vedere appunto, perché siamo ancora agli inizi, e vi dico, questo tutorial serve a darvi una piccola infarinatura di come funzionano le cose. Non significa ovviamente che siano scene epiche, coinvolgenti, però
E questa è l'introduzione di Aldis. Penso che tu mi piaccia, gladiatore, il mio nome è Aldis e ti pagherei un drink, ma vabbè, se l'ho detto, probabilmente non ha più soldi, non ho fatto tempo a leggere. Se volete regolare la velocità con i tasti direzionali o del controller, poi magari siete da PC, c'è la possibilità di regolare la velocità da 4 a 10. Per me 4 o 5, facciamo anche 5, è l'ideale, perché io so leggere l'inglese abbastanza veloce, ma anche 6 a volte, però quando sono in diretta di solito tengo più lento, così da dare tempo a tutti di leggere. Va bene. Per esempio una cosa che piace di questo gioco è che c'è un ottimo journal. Il journal è veramente fantastico. Il journal ti spiega tutti i dettagli e cosa otterrai dalle missioni, ti spiega tutto senza problemi e ti dice che qui ci sarà una scelta fra questi oggetti. Ovviamente ti dà questo, è un premio, questo è un'arma, Gladiator's Arm, ti dà un'arma migliore di quella che abbiamo adesso, e poi c'è la scelta. Io ovviamente tendo a prendere roba, visto che ho già qualcosa come questo, tendo a prendere o magari un'armatura che di solito aumenta molto, o dei pantaloni che tendono ad essere potenti. Se invece dite ma io sono già a posto così, potete guadagnare dei soldi, ma è una miseria, vendono 25G, non ne vale la pena in molti casi, sarete quasi sempre superiori a quanto vi danno vendendo le robe. Oh, non ho mai visto Aldis con i miei occhi, non ci credo proprio. Senti Jacolax, oh, fammi un favore a non dire a Miglia dell'incontro con Aldis, ok? Va bene, questo è Momo D. Ne abbiamo concluso quella roba là, ma adesso volevo parlare con Momo D per la trama. Ironicamente entrambe le missioni ti portavano da lei. E anche questo, missione di trama ti dà anche questo, roba utile. Però qui c'è la differenza, e questo vale per tutti. Qui c'è Disciple of War, se avete un personaggio che è un tank o un DPS combattivo, diciamolo così. Se invece è un DPS magico, tipo il mago nero, l'arcanista, che poi diventa summoner, e allora vi conviene prendere un All Classes, che è generico, e fa meno danno, però non possono equipaggiare questi, ovviamente. E poi il prezzo di bronzo, questo qui vale un po' più dell'altro, ma secondo me è sempre meglio equipaggiarsi bene. Quindi ora ti racconta di andare oltre le mura della città, devi incontrare Papa Shan, e qui si entra nel vivo, perché quello che abbiamo fatto finora è un riscaldamento. Io per oggi sono ancora esplicativo, sto facendo vedere, ma dal prossimo episodio taglierò un po' per dedicarci alle nozioni, alle basi. Oh, ho sentito quello che hai fatto qui, Clan Jacolax. Hai fatto bene, hai mandato via quei Marauders. Qui dice, abbiamo ricevuto altri con l'ascia che attaccano i mercanti, insomma, vede che ti manda una missione e ti dice vai a Western Tanatlan e sconfiggi quelli che creano problemi. Giustamente, se attaccano i mercanti sono dei briganti, chiaramente. E dunque, altra cosa bella, che se voi premete il tasto palmare centrale, o poi col PC basta usare il mouse, sopra le missioni ti dice questa devi andare qui, ti spiega dove devi andare verso questa zona, che poi qui c'è un punto. Come oggetto questi cristalli sono fondamentali, sono punti che ti permettono di teletrasportarti, e allora noi abbiamo quello di Ulda, conviene sempre, ma proprio sempre, attivarli, andare fino a Horizon, attivare questo, andare fino a Blackbush Station, attivare questo, e al momento non c'è bisogno di andare troppo in là, anche perché poi i nemici iniziano a picchiarti, se inizi ad andare troppo avanti, però questi qua, per un principiante livello 5/10, se la dovrebbe cavare, arrivare fino a questi, se la dovrebbe cavare senza troppe difficoltà. Va bene, ricordo l'inizio magari può sembrare un po' scomodo per chi, vedete, chi non ha giocato un MMO, ma è tanto MMO questo gioco, inizialmente, però poi dopo chiaramente si vede la qualità di un gioco Square Enix, che dice prima il giocatore, la qualità di vita, di poter fare le cose per conto proprio, è impagabile. Vedete questo qui è il sistema di combo che vi dicevo la volta scorsa. Nel caso del paladino, Fast Blade e Real Blade, quindi praticamente la combinazione di queste mosse, ma ovviamente ha sempre senso anche spammare Fight or Flight e combattere le creaturine. Ovviamente un'altra cosa importante da dire è che adesso abbiamo sbloccato l'Hunting Log. L'Hunting Log ti dice
Se becchi questi, guadagni punti esperienza. Se finisci l'intero set e sono tutti in posti tendenzialmente raggiungibili nei primi livelli, nei primi 10 livelli, vedi Western Tanalan, Central Tanalan, ci sono anche guide online, vi linkerò in descrizione, ad esempio quello dove trovare l'hunting log sul sito delle console wiki di Final Fantasy XIV, e che è utile, sono punti esperienza ragazzi, io consiglio di farlo, non serve a nulla per ragioni di trama, perciò non è che mi cambia la vita, però poi abbiamo ancora Total Eclipse, io lo faccio vedere, ovvio che molti di voi non interesseranno perché dite ma che me ne frega a me che faccio un altro lavoro nel gioco o un'altra classe, non mi interessa di queste cose da gladiatore. Questo qua del Fight or Flight aumenta i danni del 25%, Total Eclipse invece, scritto a sinistra, voi avete la mia faccia, delivera un attacco di 120 a tutti i nemici, quindi questo qua è l'attacco di gruppo, questo qua è il classico di attacco tutti insieme, qua non si vede ma se attacco questo e questo lo vedete, ecco qua, che per un tank è fondamentale, il tank deve attirare l'attenzione su di sé, adesso non avete ancora lo strumento per attirare i nemici, ma vi assicuro che il tank, il suo grande lavoro è quello di andare dai vari nemici e a richiamarli a sé, di solito gli attacchi ti attiri la loro attenzione e poi fai gli attacchi di gruppo mentre gli altri cercano di sfiancarli uno per uno. Normalmente, poi dipende dal caso, perché anche il Cactuar è stato aggiunto all'hunting log. Non tutti i nemici sono aggiunti all'hunting log perché ogni job ha i suoi e alcuni non sono nessun esempio. La tartaruga gigante non c'è, a parte che è livello 12, non affrontatela, non andate a affrontare quella povera tartaruga perché ci sono sempre dei nemici di livello troppo alto e qua c'è la scelta, se molti di voi sicuramente la esperienza vorranno punti esperienza facili, parleranno con i personaggi e faranno queste quest secondarie di livello abbastanza basso. Questo è un mercante nervoso mentre mi hanno portato via tutto quello che avevo. Interacting, e ti spiega, in alcune missioni troverai degli oggetti con cui interagire, devi solo premere il pulsante di interazione, nel caso di un controller è il tasto X, e potete andare. Altro consiglio, queste missioni che vedete che hanno il pulsantino blu, consiglio di farle. Sono belle, non tutte ovviamente, ma sono importanti perché sbloccano elementi principali. Ad esempio questa qua sblocca The Goblet. The Goblet è ironico sbloccarlo all'inizio perché al momento vi sbloccherà l'accesso come visitatore, ma non vi sbloccherà la possibilità di comprare le case, per quello bisogna aspettare un bel po' più avanti, non troppo, non esageratamente tanto, però bisogna aspettare un po'. Vi faccio vedere tutto tanto adesso. Siamo qua apposta. Ecco qua, interazione. Questo è un episodio, come già detto, ancora introduttivo per me. Il senso di un tutorial è introdurre. Io in realtà pensavo di concludere col quarto episodio e ho detto vabbè, non servirà più. Però ho visto che c'è interesse. Ringrazio anche la mia amica Xinkai che si sta vedendo i miei video, così diventa una giocatrice che un po' mi supera anche a me come esperienza. E poi c'è Rampant è una difesa. Insomma, questo qua è quello là che abbiamo incontrato prima, Farmwood the Driver, che boss fight. No ragazzi, non è una boss fight questo, è un nemico mediocre che si abbatte facilmente. Però mi piacerebbe aver buttato giù quell'arrogante, che non era solo un arrogante ma era anche uno che attaccava i mercanti, quindi insomma giustizia per i mercanti. Qui c'è Goblet, vi faccio poi vedere tra poco, faccio vedere cos'è, perché vi dico sbloccate Goblet ma voi non sapete di cosa si tratta. È un bel posto, è un bel posto. Nervous Merchant, ecco qua, poi col tasto, per chi è sulla Play si può switchare in prima persona col tasto e non è male, in alcune situazioni può essere utile. Dipende, ovviamente non consiglio di farvi il gioco in prima persona, non è fatto per essere in prima persona questo, non è Skyrim, ma potete giocarlo alla Skyrim. Immaginatevi andare in giro a cavallo, anche se qui non c'è il cavallo, c'è il Chocobo, e si sblocca più avanti. So che la mia grande domanda quando ho iniziato a giocare era sì, ma ok, ma dov'è il Chocobo? Ci vuole un bel po' a sbloccarlo, ci vuole un bel po'. Autorun, così non dovete correre voi. Allora adesso faccio vedere come si fa questa missione del Goblet, perché ho sentito di persone che hanno avuto difficoltà a capire esattamente come portarla avanti. Ti dice, vabbè, qui ti manda avanti, ti racconta la storia della città, la lore ve la lascio a voi. E andiamo. Housing, ti dice, devi andare in un posto.
E il punto è che vai qua e poi devi scegliere dove andare. Ad esempio, che ne so, vado a 20, ma una vale l'altra. Vedi, qua ci sono i prezzi. 3 milioni, ragazzi, cosa sarà mai 3 milioni? Se siete giocatori free to play non li vedrete mai sti soldi, perché c'è un cap che mi pare sia 300.000 GIL. Vabbè, ma non mi serve adesso. Non mi serve avere una casa al momento nel gioco. Vi assicuro, potete dormire da altre parti. E qua c'è la bellissima introduzione di questo bellissimo posto, ragazzi. Io adoro le città che ci sono. Prezzi non li adoro perché sono eccessivi. Queste case piccole sono 3 milioni, ok? Ma le case grosse da 10 milioni in su. Una follia, ragazzi, una follia. Spesso anche molto più di 10 milioni. E ci siamo. Flare Recruit. Benvenuto avventuriero. E qui ti racconta, devi parlare con questo qua che c'è in qualsiasi distretto e faccio vedere come funziona. Poi potete teletrasportarvi, qua non avete da sbloccare nulla. Che ne so, potete vedere una casa qui in mezzo. E potete andare lì e potete anche esplorare le case degli altri. Potete farlo, non ci vado, ovviamente, ma residenziale, lì. Tanto sono tutte uguali queste missioni. E quindi si sblocca e si ha accesso, vedi, voi teletrasportati al distretto residenziale. Si dice, e si può partire dalle terite di Ul'dah, che non è una brutta cosa. Va bene, dunque, noi dobbiamo anche sbloccare la missione qua, che però è ad est, e questa qua invece è a Ul'dah, quindi ci teletrasportiamo a Ul'dah, ma io faccio return non consuma nulla, non consuma i vostri soldi, tanto preziosi all'inizio del gioco. Molti di voi, ripeto, si divertiranno a fare le missioncine qui attorno, ed se voi cliccate qua, fa vedere che potete anche visitare il District Ethernet, visto? Si può andare lì, si può tagliare la strada e andare là, altrimenti ci sono altri modi per teletrasportarsi, ma adesso siamo un po' limitati. Tra l'altro non ho neanche sbloccato il teletrasporto là perché non serviva ancora. Dunque, Ul'dah Dispatch Yard, ok, perfetto, devo parlare con questo Papashan, una collega di un'altra missione, 1000 gladiatori. Andiamo qua, concludiamo. Poi chiudiamo qua il video di oggi. Un'altra piccola, brevissima introduzione in un gioco immenso, veramente immenso. 1000 Guildmaster. Oh, è finito, grazie, il tuo allenamento è completo. Perfetto, ci parliamo un po'. Ottimo lavoro. E scegliamo ovviamente l'armatura, una bella armatura potente. Hai ottenuto un oggetto non scambiabile. Questo oggetto è tuo e non può essere venduto, ovviamente. Molto spesso li darete via alcuni. Oggetto unico, visto, oggetto unico, vuol dire che non ce ne sono altri nel gioco. Ovviamente mettete l'arma nuova, ma se siete pigri non c'è nulla di male, è assolutamente sempre un'ottima opzione fare questo, che vi mette automaticamente, poi avete salvatelo, update gear set, e avete il vostro set di gladiatore bello affilato, bello sistemato. Adesso, momento, ripeto, non potete ancora cambiare job, non potete ancora avere job multipli, bisogna prima proseguire sia con la trama principale che con la trama. Qua ovviamente serve il livello 10, ma come far salire il livello? Il metodo più veloce è ovviamente di andare avanti con la trama. Andare avanti con la trama che da tanti punti esperienza, pure troppi secondo me, troppi non sono mai male, diciamo la verità. E poi si va qua, si esce a Central Talana e si va verso la missione di trama. Così da lì si riprende l'avventura e si continua, si scopre ancora di più. Ma io per oggi, e lì con il mitico Jacolax, vi saluto. Abbiamo fatto abbastanza. Ecco, guarda, affronta me, diceva agli altri Marauders. Vi saluto, grazie ancora. Ci vediamo al sesto episodio, dove farò ancora vedere qualche piccola nozione utile, però il gioco, come ritiene che voi sarete in grado di fare tutto da soli, senza bisogno di uno che vi racconta come imparare, perciò mi fermerò abbastanza presto, ma ho ancora delle cose importanti da farvi vedere. Perciò ci vediamo al sesto episodio. Ciao!